last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. I've never even kissed a girl. Ciao a tutti e ciao a tutte. Ovviamente quello non sono io, ma è Elliot Rodger, un ragazzino di 22 anni, il giorno prima di compiere una strage a Isla Vista in California, nel 2014. Quel giorno Elliot uccide 6 persone, ne ferisce 14 e poi si toglie la vita. Ma perché vi sto facendo ascoltare le sue parole? Elliot in realtà è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più complesso, quello degli incel e dell'ideologia Red Pill. Ma facciamo un passo indietro. Io oggi in realtà non vi parlerò di Elliot, ma dei ragazzi che hanno scritto queste frasi. Tanto non ci arrivate a capire che nascere uomo e brutto significa dover vivere al di fuori della società. Non abbiamo possibilità di scelta, noi non belli. Quello che passa al convento ce lo dobbiamo pigliare. Se si rifiuta, è possibile che la prossima occasione capiti pure dopo diversi anni, oppure mai più. In questa vita non ho meritato l'amore di nessuno. Perché dovrei aspettarmi l'amore di una sconosciuta? Tutto il mondo mi odia. Solo la mia auto mi ama ormai. Sono parole molto forti, me ne rendo conto, ma voglio analizzarle un attimo insieme a voi. Provengono dal Forum dei Brutti, che è uno dei blog incel più famosi in Italia. E ora arriviamo alla parola. Sapete cosa vuol dire incel? Sta per involuntary celibate, celibi involontari. Quindi uomini, ragazzi, che non riescono a trovare una compagna. E nel cercare di affrontare questa situazione si incontrano in questi siti e vengono a contatto con l'ideologia Red Pill. Non so se avete mai visto Matrix. Nel film, a un certo punto, al protagonista viene sottoposta una scelta: pillola rossa o pillola blu. Se scegliesse quella blu, rimarrebbe a vivere nel suo mondo fatto di finzioni, di illusioni. Ma se invece scegliesse la rossa, la Red Pill appunto, allora si risveglierebbe e vedrebbe la realtà per com'è veramente. E quindi adesso torniamo a noi. Qual è la matrice della nostra società che l'ideologia Red Pill ci vuole mostrare? E parlo di ideologia perché è una teoria complessa, articolata, con tante correnti al suo interno, ma c'è un elemento in comune a tutto, anche alle testimonianze che avete appena sentito. Ovvero che generalmente è la donna a scegliere il proprio partner. O meglio, diciamo che è l'uomo che deve fare il primo passo, che deve provarci, no? E quindi poi alla donna rimane il ruolo di giudice. E questo crea un processo di selezione da cui un ragazzo che si percepisce brutto si sente escluso. Possiamo negare che sia così? Secondo me no. Ancora oggi, nel 2024, la maggior parte delle nostre relazioni comincia proprio in questo modo. E infatti, quanti uomini presenti potranno raccontare storie di pali ricevuti, di rifiuti più o meno dolorosi? Ma quanti di noi sono stati educati ad accettare quel no, a non viverlo, non prenderlo troppo sul personale? Secondo me pochi. E allora un ragazzo che si trova ad affrontare un rifiuto e non ha gli strumenti per farlo, deve pensare a qual è la parte di sé che non ha passato questa selezione. Qual è il pezzo del suo corpo che non andava bene, che era un errore. La mandibola forse? Oppure i polsi? O magari l'altezza? E non vi sto dicendo parole a caso, Se andate in questi forum troverete delle tabelle di misurazione dei polsi. Un'altezza minima per essere considerati attraenti.
E poi la forma della mascella pronunciata, simbolo un po' del maschio alfa. Ma soprattutto in questi forum troverete un sistema numerico di valutazione della bellezza. Praticamente gli uomini si danno voti tra di loro per capire a chi possono ambire. Sentite questa frase sempre dai forum. Bisogna essere realistici. Se tu sei uno tra il 4 e il 5, per quale motivo una, che può tranquillamente avere anche degli 8, dovrebbe accontentarsi di te? Tu al posto suo lo faresti? Non penso proprio. Vedete la retorica di cui vi parlavo? Il tuo livello estetico ti permette di accedere alla selezione del tuo pari livello femminile. Poi ci sono anche degli elementi che trascendono dalla bellezza, come per esempio i soldi, il potere, la carriera. Ed ecco allora che magari un uomo 4 può anche ambire a una donna 8 se è ricco. E così abbiamo individuato gli elementi che secondo l'ideologia Red Pill sono fondamentali per rimorchiare la bellezza, i soldi e lo status. Ora io fino a qui vi ho semplicemente raccontato un pezzo di realtà, qualcosa che succede là fuori o magari qui dentro. Ma adesso arriva la parte difficile. Come affrontiamo questa situazione? Dobbiamo approfondire il ruolo che ha un uomo nella società, in particolar modo in adolescenza. Un ragazzo viene giudicato in base al suo successo sessuale, dai suoi amici, dai suoi colleghi, dalle ragazze, a volte addirittura dai parenti. E se non rimorchi, quindi sei uno sfigato, sei un debole, sei un insicuro, sei un immaturo. E a 15 anni chi è che vorrebbe avere come amico una persona così, no? Sentite quest'ultima testimonianza, sempre dai forum. Ho 28 anni e sono un incel. Sono fuori corso in università da 5 anni. Secondo voi, se avessi avuto ragazze e esperienze sessuali, sarei già laureato con un lavoro e avrei fatto molto più cose nella vita? È come se convincessimo i ragazzi che il loro successo sessuale sia così importante da legarsi poi in maniera indissolubile a tutto il resto della loro vita. E allora certo che la bellezza diventa un valore fondamentale. Ovviamente non è che tutti i ragazzi brutti diventano incel, ma sicuramente non sono aiutati dalle istituzioni. Per esempio la scuola non riesce a creare degli spazi di dialogo sull'identità, sul genere. E noi uomini ne avremmo un gran bisogno perché il maschile è ostile al confronto, lo vede come una debolezza. E quindi dopo è ovvio che è facile non riuscire ad aprirsi con le persone, è facile sentirsi isolati, da soli. Voi cosa direste a questi ragazzi? Che consiglio gli dareste? Magari potreste provare a dirgli che poi alla fine la bellezza non è l'unica cosa che conta, che poi si cresce, arrivano altri valori. Però loro poi aprono un social, guardano una serie TV e vedono gli uomini rappresentati sempre nello stesso modo. I loro corpi sempre uguali, sempre stereotipati. I processi di rimorchio, diciamo così, di seduzione rappresentati sempre uguali, lo stesso copione. E allora provate a mettervi nei panni di uno di questi ragazzi che non sa come trovare il proprio posto nel mondo, non sa come costruire una relazione affettiva e un bel giorno incontra una teoria che gli dice: stai tranquillo, non è colpa tua, sono le donne che hanno il potere di scegliere e ti escludono. Tu devi togliere alle donne quel potere. Capite che le donne diventano il vostro nemico numero 1, il giudice che vi ha escluso, tagliato fuori dalla società. Ed è una prospettiva allettante perché ci libera da una responsabilità, trova un nemico, un obiettivo comune ed esterno a noi. Ecco, io oggi sono qui per provare a dare una risposta diversa a questi ragazzi. E non sono da solo. Scusate, io non mi sono ancora presentato, mi chiamo Giacomo Zani e 3 anni fa, insieme ad altre 7 persone, ho fondato un progetto che si chiama Mica Macio.
noi parliamo di maschile, lavoriamo sul maschile e raccogliamo le storie di ragazzi come questi, per dargli uno spazio che normalmente loro nella loro quotidianità non troverebbero. E grazie a questo spazio, queste storie vengono lette dalla nostra community che ci segue sui social, per esempio. Oppure, ancora più bello, sono loro a raccontarle ad altri perfetti sconosciuti in delle videochiamate online nei nostri incontri di autocoscienza maschile. E vi assicuro che escono fuori delle interazioni incredibili. Perché creare questo dialogo, questo scambio, è l'unico modo per provare a costruire una risposta alternativa a quello che abbiamo sentito prima. Sicuramente non dobbiamo tacciarli come pazzi, come emarginati sociali, ma come un prodotto della nostra società. Sarebbe troppo facile, no? Dire, vabbè, questi sono fuori di testa, allontanarli da noi nel nostro immaginario, ma loro sono persone vere, reali. Sono ragazzi come me, potrebbero essere i vostri figli, i vostri amici, e non sono persone irrecuperabili. E io voglio credere che, come società, siamo in grado di trovare una soluzione che non debba per forza fare la guerra tra generi, no? Metterli in conflitto a priori. E qui arriviamo un po' al punto di oggi. Chi li ha definiti questi due generi? Chi è che ha diviso i ruoli nella società, dando alla donna una posizione passiva, domestica, legata alla cura? E quindi capite che non è proprio il punto ideale per essere quella che fa il primo passo o che ci prova, no? Siamo stati noi uomini. E quante volte siamo noi uomini a giudicare una ragazza prima di tutto dal suo aspetto fisico, a fare le classifiche, a fare le gare per rimorchiare, no? Ma anche quante volte siamo noi uomini a vigilare sul livello di mascolinità dei nostri amici. E siamo subito pronti a far notare se qualcuno fa qualcosa che non è abbastanza da maschio. Ecco cosa vorrei dire a questi ragazzi e anche a voi oggi. Le gabbie in cui si ritrovano, la solitudine che vivono, è vera, è reale. Io non sono qui per negarlo. Ma tutto questo deriva da delle regole sociali che noi uomini abbiamo istituito. Se oggi la bellezza è così importante nella nostra società, è perché l'abbiamo resa tale. E quindi adesso direte, che si fa? C'è una notizia buona e una notizia cattiva. Partiamo dalla cattiva, così la togliamo di mezzo. Non arriverà nessuno a salvarci da noi stessi. E anche se tutte le donne scomparissero dal mondo domani, improvvisamente, noi riusciremo a ricreare questi meccanismi gerarchici di esclusione tra di noi. Ma forse la buona notizia vi sorprenderà un po'. Io credo che un ragazzo che si definisce incel, che soffre per la sua condizione, che ne parla, sia già un passo avanti nel percorso. Sicuramente più avanti di chi non si pone domande, di chi si fa andare bene le cose così come sono. Lo avete sentito nelle storie di prima. C'è un livello di profondità, di condivisione del proprio dolore, che raramente possiamo trovare in altri spazi maschili. Quanti di noi possono dire di essersi mai aperti così tanto con qualcuno? E lo dico anche per me, Anche per me è uno sforzo, una difficoltà continua. E allora partiamo da qui. Questo senso di isolamento, questa solitudine, dobbiamo trasformarla in un movimento, in un'onda collettiva che riesca a cambiare il maschile per come ce l'hanno raccontato. E dobbiamo essere noi uomini a metterci in gioco, prima di tutto per noi stessi. So che sembra magari un po' egoistico come discorso, però io voglio essere pragmatico. A noi ci sta bene così? A me personalmente no, io sogno un mondo dove ogni ragazzo possa sentirsi amato e amare qualcun altro. E quindi dobbiamo partire dalla nostra quotidianità, dalle nostre vite. Diciamolo ai nostri amici che tutta questa pressione sul sesso, anche basta, non vergogniamoci se abbiamo meno esperienze sessuali di qualcun altro, come se fosse una gara o un rito di passaggio. E comunichiamolo anche alle ragazze che non vogliamo essere sempre noi a dover fare sto primo passo, no?
Poi però non chiamiamo le troie quando sono loro a provarci. E smettiamo di assillare i bambini, figli o nipoti, per chiedere se hanno finalmente trovato la fidanzatina, no? E potremmo andare avanti così all'infinito. Andiamo anche su altri campi. Lottiamo per avere un congedo di paternità decente, che ci permetta di fare i padri. Oppure combattiamo per avere più tutele sui lavori usuranti e di fatica che di solito fanno gli uomini. Oppure ancora facciamo in modo che più uomini si dedichino a lavori di cura, a studi umanistici, che di solito fanno le donne. E in generale, se non ci sta bene come stanno gli uomini oggi, cambiamolo. Incazziamoci anche, ma non contro le donne che, tra l'altro, nascono e crescono con i nostri stessi stereotipi sul maschile. Quella rabbia deve generare un cambiamento di noi stessi e degli uomini che abbiamo intorno, per far sì che nessun altro amico, fratello, figlio possa fare lo stesso errore che ha fatto Eliot. Solo così potremo davvero liberare il maschile. Grazie.